Buongiorno a tutti! Oggi prepariamo la torta mimosa in occasione della festa delle donne. Per il pan di Spagna abbiamo bisogno di 150 g di farina 00, 50 g di fecola di patate, 250 g di uova intere, estratto di vaniglia e 175 g di zucchero semolato. Per la crema pasticcera abbiamo bisogno di 500 g di latte intero fresco, 100 g di tuorlo, 120 g di zucchero semolato, 60 g di amido di mais, estratto di vaniglia in bacche. Abbiamo bisogno inoltre di ananas sciroppato. Aiutandoci con un frullino elettrico oppure con una planetaria di questo tipo e utilizzando la frusta cominciamo a preparare il nostro pan di Spagna. Versiamo le uova intere. Versiamo anche lo zucchero. Versiamo un cucchiaino generoso di estratto di vaniglia. E azioniamo la nostra planetaria. Se come me disponete di una planetaria nel frattempo che il pan di Spagna monta, mettiamo a fare anche la crema pasticcera. Quindi portiamo sul fuoco il latte ed emulsioniamo i tuorli con l'estratto di vaniglia, lo zucchero semolato e l'amido di mais. Fino a ottenere un composto spumoso che verseremo nel latte bollente. Portiamo sul fuoco e giriamo con una frusta fino a che la crema si staccherà dai bordi. A questo punto dobbiamo versare la crema subito in un recipiente freddo e coprirla con della pellicola o con un sacchetto per alimenti. La lasciamo raffreddare completamente. Nel frattempo la nostra montata di uova è perfetta. Il pan di Spagna infatti si dice che deve scrivere, nel senso che se preleviamo una parte d'impasto resterà sulla superficie per alcuni secondi. Setacciamo quindi le nostre polveri, che sono l'amido di mais e la farina. Le mettiamo in 3 volte. Dobbiamo mescolare con una spatola dal basso verso l'alto e con l'altra mano facciamo ruotare la nostra ciotola. Versiamo il nostro impasto all'interno di una teglia. Io ho scelto di farla a forma di cuore,
ma se preferite potete utilizzare anche una teglia rotonda o quadrata. Mettiamo in forno a 190 gradi per circa 25-30 minuti. A 25 minuti inseriamo uno stecchino al centro della nostra torta. Se lo stecchino sarà asciutto, allora la torta sarà cotta e quindi la lasciamo raffreddare. Nel frattempo montiamo la panna. La panna deve essere fredda, freddissima. Anzi, ancora meglio mettere anche la ciotola in frigorifero. Adesso divido la mia panna. Metto 300 g da una parte e la utilizzerò per decorare la torta. Con 200 g di panna invece vado ad alleggerire la mia crema pasticcera. Come vedete, questa crema pasticcera è molto gelatinosa, è una crema dura. Questo serve ed è importante perché all'interno di questa crema c'è appunto una parte di panna e poi ci andrà anche l'ananas, quindi abbiamo bisogno di una crema strutturata. Dobbiamo lavorare la crema pasticcera che è diventata gelatinosa con una frusta insieme alla panna e diventerà super delicata, liscia. Adesso separiamo l'ananas dal succo. Il succo ci servirà per fare la bagna del nostro pan di Spagna. Eliminiamo quindi la carta da forno e facciamo un'operazione che in gergo viene definita spellare il pan di Spagna, ossia togliamo tutta la parte esterna per avere un cuore di pan di Spagna morbidissimo. Adesso dobbiamo tagliare il pan di Spagna in 4 strati, molto sottili. Vi consiglio di utilizzare un coltello di questo tipo. Con un pan di Spagna, quindi con uno strato di pan di Spagna, andremo a ricavarci le nostre mimose. Quindi tagliamo a striscioline e dopo a quadratini. E mettiamo da parte. Eccole qua. Adesso tagliamo l'ananas a quadretti. Dobbiamo asciugarla bene con un canovaccio in modo da non andare a far rilasciare i liquidi della frutta all'interno della crema. È molto importante. Mescoliamo bene e adesso andiamo a inzuppare il pan di Spagna. Utilizziamo un pennello e procediamo con la farcitura. Per rivestire la nostra torta di panna vi consiglio di utilizzare questo metodo perché è davvero super semplice. Spatoliamo bene e il gioco è fatto. Adesso prendiamo le nostre mimose e le attacchiamo lungo i bordi della torta.
Preleviamole in abbondanza. Dopodiché, molto semplicemente, incliniamo con molta attenzione il nostro vassoio sul tavolo, in modo da far scivolare via l'eccesso. L'eccesso naturalmente lo recuperiamo perché lo andremo a mettere sulla nostra torta. Con una parte della panna che mi è avanzata vado a fare una semplice decorazione. Ho addizionato del colorante giallo in polvere. Facciamo tanti cordoncini lungo il bordo esterno della nostra torta per dare risalto. All'interno invece dobbiamo mettere le nostre mimose. Il primo giro lo facciamo con molta attenzione, in modo da non andare a coprire il nostro cordoncino giallo. La restante parte invece possiamo metterla liberamente. E voilà! Spolverata di zucchero a velo. È una semplice decorazione. Prendiamo una fragola e la incidiamo a forma di V. In questo modo otterremo una spiga. Carinissima, vero? Con le foglioline delle fragole diamo risalto, un bel risalto cromatico, ed ecco a voi la nostra torta è pronta. Se volete, sciogliete 2 quadretti di cioccolato per andare a scrivere la frase auguri. Vi insegno adesso come si fa un cornetto di carta da forno. Prendiamo il quadrato, lo tagliamo a metà e otterremo 2 triangoli. Arrotoliamo su se stesso e il nostro cornetto è pronto. Lo riempiamo con il cioccolato e scriviamo la nostra frase. In questo caso scrivo semplicemente auguri. Metto in un piatto e lascio raffreddare in frigorifero. Quando sarà solido si preleverà con molta facilità e si potrà mettere direttamente sulla torta. Cosa ne pensate? Vi piace questa mimosa? Bene, se questa ricetta vi è piaciuta, mi raccomando, ricordate di lasciare un like e di condividere questa videoricetta con i vostri amici. Adesso tra poco vi farò vedere la prova assaggio. Ecco l'interno. Una torta davvero molto delicata e profumata. Tanti auguri a tutte le donne, un grande abbraccio, un bacione. Ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao!